Storytime. Evoluzione Radio. Appassionati di storie e racconti, ben trovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di Storytime. Quest'oggi avremo il piacere di poter chiacchierare con un autore nonché compositore. Sto parlando di Muffmin, lo presentiamo così col suo nome d'arte. Ciao Muffmin! Ciao. Come stai? Bene, grazie. Complimenti per la maschera. Grazie. Devo dire il suo perché. Allora, partiamo in ordine. Il tuo nome d'arte, sono curiosissimo, perché Muffmin? Allora, muffin è l'insieme della parola muffin, che è un tipico dolce, Sì. riprendendolo dal mio cognome Dolcino e mettendoci min dopo a simboleggiare la mediocrità, Sì. l'asprezza, quindi questo ossimolo, chiamiamolo, fra il dolce e ciò che è un po' aspro, un po' stona. Ok, hai creato questa dicotomia, dai, insomma, Esatto. diciamo così. Perfetto, e sono curioso anche della maschera, mi devo togliere subito il dente, perché? Allora, la maschera nasce principalmente per privacy, sono un tipo comunque molto introverso, anche se pubblicamente mi devo mostrare. Sì? E in più all'inizio era nata l'idea del far parlare di me solo la musica, senza un aspetto. Ok. Però paradossalmente alla fine mi sono creato comunque un personaggio con la maschera. anche Certo, se- e quindi all'aspetto comunque sei andato a finire, Esatto. solo se con la maschera. Come mai proprio questa? Cioè, non lo so. L'ho creata da zero, ho preso un po' spunto da magari scene horror, maschere di altri cantanti, però l'ho creata da zero, proprio fatta a mano, e questa è quello che è uscita. Ma complimenti, ma sono anche curioso, cioè c'è del vetro qui? Cos'è? Sì, praticamente sono lenti specchiate. Ok. Ho preso un paio di occhiali, ho ritagliato con un poca fatica le lenti Ci sta. e l'ho appiccicate. C'è del sudore dietro questa maschera, ragazzi, sappiatelo. Va bene, dai, com'è nata questa passione? Raccontami un po' la tua storia. Allora, la mia passione è nata in maniera graduale, non è stata una cosa netta. Fin da quando da piccolo mi hanno preso una pianolina giocattolo, fino ad arrivare a entrare nel coro scolastico. Sono sempre rimasto affascinato dal mondo musicale. Poi dopo, per divertimento, con un mio amico ci siamo scaricati software per far musica, Sì. per fare i finti DJ, Ok. e da lì mi sono sempre più interessato, conoscendo persone. Alla fine sono arrivato a un software professionale e ho buttato giù le mie prime sperimentazioni, che erano veramente qualcosa di inascoltabile. Ok. Però Vabbè, ci sta, all'inizio riguarda un po' sì, tutti, all'inizio no? tutti. Vabbè, ci sta. E poi dopo sei andato oltre. Quali sono stati i cambiamenti successivi? Beh, dopo diciamo mi sono messo più in maniera professionale, cioè mi sono studiato un po' di teoria musicale, perché fino a quel tempo non avevo proprio fatto niente di musica, né uno studio accademico né uno studio da autodidatta. Quindi ti sei messo a studiare banalmente? Sì, fino alle prime canzoni dove facevo tutto proprio a orecchio. E dopo pian piano teoria, armonia, melodie, quelle cose lì che ancora diciamo sono un po' sconosciute, ma un po' meno, sono arrivato a un punto in cui vado fiero delle mie creazioni, mi piacciono. Bene, detto ciò però, la tua passione si è trasformata completamente in un lavoro o ci stai ancora lavorando su questo? Ci sto ancora lavorando, il mio obiettivo e la mia prospettiva è quella di farla diventare un lavoro, anche perché è nato così, tutto in maniera molto casuale, istintiva. Poi dopo sentivo la necessità di fare proprio questo a tempo pieno. Crei interamente tu i tuoi pezzi o comunque ci sono delle collaborazioni in piedi? Sì, allora, i miei pezzi sono creati interamente da zero da me. Ok. Ovviamente negli ultimi anni c'è stato un aiutino di arrangiamento da parte di un professionista, Sì. che comunque ha ripreso la mia armonia, le mie melodie, però quello che si sente anche nelle mie pubblicazioni è praticamente al 95-99% farina del mio sacco, sia i testi che le basi. Va bene, e di cui vai particolarmente fiero, immagino, Sì, no? sì. Molto bene. Allora, ti chiedo da cosa trae ispirazione. Allora, è una domanda molto complessa.
con una risposta molto Molto complessa. complessa. Vai a te la risposta complessa. Allora, all'inizio non prendevo ispirazione dalle cose, era proprio un flusso di coscienza di mie ansie, paure, paranoie, come quando si dice prendi un diario e scrivici quello che ti fa stare male. Io lo facevo con la musica. Poi dopo successivamente qualsiasi cosa avevo attorno, quindi molto, molto banalmente anche un bel tramonto, un bel paesaggio o cose che succedono nella vita reale, arrivano dentro di me e in qualche modo devo farle uscire, me ne devo sfogare, Sì. e butto giù le canzoni così come sono. Bene, quindi diciamo le emozioni sono diverse, non sono sempre le stesse. Esatto, sono diverse come diciamo i generi che tocco, perché non ho un vero e proprio genere prestabilito. Quali sono allora i generi che tocchi? Allora, principalmente elettronica e rock, perché ovviamente iniziando da chitarra, ho un po' l'influenza e l'impronto rock, però venendo da un mondo diciamo elettronico, Sì. ho comunque quell'approccio, quindi unisco i due mondi. Poi a volte vado a finire nel rap, a volte sforo nel metal, a volte nella pura dance. Quello che mi viene al momento, in base proprio a come mi sento, io butto giù senza stare a vedere il genere. Ci sta. Allora, intanto diamo la pagina Instagram del nostro Muffmin, che è Muffmin Official. Cosa pubblichi sulla tua pagina Instagram? Allora, pubblico principalmente foto, diciamo, per far vedere maschera. Ci sta. Vabbè, fa parte del personaggio, Esatto, ormai, quindi ci esatto. sta. E poi ovviamente aggiorno i progressi, dove si possono ascoltare le mie musiche e anche qualche piccolo aneddoto in più. Ci sta. Progetto in vista del futuro? Sei in grado di farmi qualche spoiler? Sì, allora, è uscito il primo videoclip e al 1 agosto dovrebbe uscire anche il secondo, Ok. Foggy My Mind. 1 agosto, che sarà un giovedì, ragazzi, quest'anno, quindi segnatevi la data. E poi il 21 settembre il terzo videoclip che chiude una trilogia, perché tutti i videoclip sono stati messi in maniera tale da costruire proprio una specie di piccolo film. Ok, 21 settembre, che sarà un sabato in questo caso. E poi l'album definitivo fatto da 9 tracce sarà il 21 dicembre. 21 dicembre, ci arriviamo, 21 dicembre, anche in questo caso un sabato. Bene, abbiamo fatto il progettino fino praticamente al termine del 2024. E poi chissà. E poi chissà, ovviamente, ci riaggiorneremo magari l'anno prossimo a questo punto. Volentieri. Chi ti va di salutare, Muffmin? Un saluto speciale, un pensiero, a chi lo vuoi rivolgere? Assolutamente devo ringraziare il Black Studio Recording, grazie a Paolo Vanessi e Simona Grasso che mi hanno aiutato a far diventare questo progetto più concreto e più professionale, e poi ringrazio amici e familiari che mi sono stati molto vicini nonostante le mie paranoie in tutto questo tempo. Ci sta, va bene. E allora anche noi di Storytime ci uniamo a tutti questi saluti. A nostra volta, Muffmin, ti salutiamo e ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per il proseguimento della tua carriera professionale. Grazie. È stato un piacere. Alla prossima. Ciao. Ciao. Storytime. Evoluzione Radio.